Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Leonardo De Gregorio, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato e un saluto a tutti. Allora, questa chitarra che abbiamo appena sentito suonare dal maestro Andrea De Vitis è un mio modello personale sul quale lavoro da circa 10 anni. Questa in particolare è una chitarra, una special edition, costruita appositamente per il Roma Expo Guitar 2020, che purtroppo, come sappiamo, è stato rimandato causa Covid. È una copia solo estetica della famosissima Torres di Tárrega, la F17. Come vediamo ha una tavola armonica in abete tedesco, delle fasce e un fondo in acero chiorinato, bellissimo manico in cedrella fiammata, e le meccaniche sono appositamente disegnate dal nostro bravissimo Niccolò Lessi. Leonardo, puoi parlarci più nel particolare di questo tuo progetto costruttivo? Allora, il mio progetto, come dicevo, è una double top. Per chi non sapesse cos'è un double top, cerco di spiegarlo velocemente. Innanzitutto nasce nella fine degli anni '80 in Germania da alcuni liutai tedeschi. Si tratta di una sorta di sandwich, o meglio di più strati di legno incollati uno sopra l'altro. Normalmente utilizziamo abete o cedro nella tavola interna ed esterna, e all'interno delle quali poniamo un materiale molto leggero, che può essere legno come anche il cedro o la balsa, o materiali compositi, quindi moderni come il Nomex. In genere sono strutture a nido d'ape o listarelle che compongono un graticcio, un reticolato. Questo ci permette di ottenere una tavola armonica molto leggera, quindi reattiva, il suono si propaga molto velocemente sulla tavola al tocco della corda, e di conseguenza abbiamo uno strumento sonoro con una bellissima proiezione, una separazione delle voci notevole. È uno strumento facile. La facilità per me è una questione molto importante, forse anche perché, essendo stato chitarrista, lo ritengo un punto fondamentale. Quando noi suoniamo la chitarra, che già è uno strumento particolarmente difficile, è giusto avere tra le mani uno strumento che ci permetta di esprimerci al meglio. Quindi credo che ogni liutaio dovrebbe avere anche come obiettivo questo. Do molta importanza anche a ogni altro elemento, quindi le fasce, il fondo, il manico, la tastiera, il ponticello. Cerco di pesare, di calibrare, di intonare ogni singola parte, proprio per avere alla fine un risultato, un'omogeneità nei suoni, un equilibrio, una naturalezza e un'armonicità. Quando poi mi chiedono anche per te quanto è importante la timbrica non solo è importante, è fondamentale. Ricordiamoci però che la timbrica è costruita in principal modo dal chitarrista. La chitarra è un mezzo attraverso il quale ci esprimiamo. Da circa un anno, in collaborazione con un mio collega e caro amico Romano Gambacorta, ci stiamo divertendo a costruire copie, tra virgolette, di strumenti storici come Torres, cercando di riprodurre quel suono, quell'estetica. Devo dire che si sta rivelando un lavoro molto divertente ma proficuo. Insomma, stiamo imparando molto anche da questo. Per me è una grande novità. Leonardo, nel futuro ci saranno delle novità, nuovi progetti nel medio-lungo termine? Diciamo che il futuro per me è già il presente, nel senso che, come dicevo prima, l'introduzione di questi strumenti, di queste copie, strumenti storici che si ispirano a Torres, poi speriamo un giorno anche di introdurre nuovi nomi importanti come Hauser, Simplicio,
Per me è una novità importante, quindi sicuramente affiancherò alla produzione mia solita un numero limitato di 2-3 modelli all'anno che si ispirano a questi grandi liutai del passato. Ringraziamo il maestro liutaio Leonardo De Gregorio per essere stato qui con noi.